Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Si sta facendo sera, tra un po' ci sarà un bellissimo tramonto. Oggi è stata una giornata bellissima di sole, finalmente questo calore che aspettavo da tanto, anche abbastanza accentuato, un calore abbastanza da sudare quando c'è da fare i lavori in giardino, perché oggi nelle ore centrali stare in giardino era abbastanza impegnativo. Però finalmente c'è questo sole bellissimo che ha fatto sì che molte fioriture si sono sviluppate, molte piante sono partite proprio nel pieno della loro fioritura. Le vediamo insieme in questa passeggiata serale qui nel giardino, e direi di cominciare da una fioritura meravigliosa, che è quella che c'è già da qualche settimana, che è quella dell'ortensia Annabelle. Un'ortensia bellissima, potete vedere i suoi fiori, il suo sviluppo rigoglioso. Purtroppo qualche danno le lumache anche qui l'hanno fatto, però le piante si sono riprese e hanno creato delle classiche fioriture dell'ortensia Annabelle che sono molto voluminose, bianche, di un bianco veramente puro. Fioritura anche di una certa dimensione, guardate qui che fiori bellissimi. Io amo questa pianta smisuratamente. Facciamoci una passeggiata e vi faccio vedere qualche fiore, così tanto anche per ispirarvi un pochettino nell'acquisto di piante, e che possono essere interessanti e soprattutto che possono essere anche utili in giardino per innaffiare un po' meno, perché alcune piante che ho messo sono abbastanza resistenti anche alla siccità e così si risparmia anche un pochettino di acqua. Facciamoci questa passeggiata e osserviamo qualche bella fioritura qui nel giardino. Tra le piante che non richiedono frequenti bagnature perché sopportano anche una leggera siccità, non c'è nessun problema, ci sono le agastache. Potete vedere qui, guardate che pianta, che sviluppo. L'anno scorso era molto più piccola, quest'anno è veramente appariscente, con questi fiori violetto bluastreo che sono bellissimi. Guardate un po', un bellissimo cespuglio che ho dovuto sostenere perché è una pianta che si allarga molto, però se ci sono delle piogge insistenti come quelle di questi periodi, tende poi magari un po' a piegarsi, un po' a sdraiarsi. I suoi fiori sono molto interessanti in giardino perché, nonostante la bellezza di questi piccoli fiori, che ricordano un pochettino anche come colore quelli del rosmarino, sono fiori che attirano tantissimi insetti, api, bombi e altri tipi di insetti, quindi in questo modo attiriamo insetti utili nel nostro giardino grazie anche alla bellezza di questi bellissimi fiori. Anche la rosa André la Notre è una rosa robusta, abbastanza robusta, ha creato un bellissimo cespuglio. Io ogni tanto, quando devo togliere i fiori sfioriti da questa rosa, cerco anche di andare molto in basso, soprattutto nel centro del cespuglio, con la potatura, per cercare di abbassare un po' i rami, proprio per far circolare aria all'interno anche della pianta. Dalla primavera, dalla tarda primavera, che questa rosa è sempre in fiore, non ha un'interruzione marcata come altre rose che ho qui in giardino, ad esempio la Graham Thomas, che è una rosa che fiorisce con grandissima facilità ed è anche molto ma molto robusta, ha un periodo di stallo tra una fioritura e l'altra, da un periodo di fioritura all'altro, che è abbastanza notevole perché passano magari 2, 3, 4 settimane, mentre la André la Notre è abbastanza veloce nello sviluppare nuovi boccioli, quindi tra una fioritura e l'altra passa meno tempo e quindi la pianta si riempie sempre di questi bellissimi fiori. Quest'anno poi la vedo anche sana, le foglie non sono macchiate, quindi questo mi fa capire che è una pianta molto robusta anche per quello che riguarda le malattie classiche delle rose. Una pianta che quest'anno esteticamente mi ha dato qualche problema è la peroschia, questa salvia russa, molto bella perché fa questi fiori lilla che sono fantastici. Quando arriva il mese di luglio comincia a fiorire in maniera molto appariscente. Purtroppo le piogge l'hanno sdraiata e purtroppo io ho fatto un intervento tardivo per cercare di contenerne un po' lo sviluppo, nel senso di dargli un sostegno. Quindi sono intervenuto la settimana scorsa con degli anelli fatti con le foglie di miscanthus inseriti dal di sopra, quindi molti rami li ho spezzati e insomma ho fatto anch'io un disastro abbastanza notevole, però possiamo vederla qui, un po' si vede che c'è l'intervento umano, perché quando l'uomo mette mani nella natura per cercare di controllarla, per dargli il suo senso estetico, tante volte crea dei piccoli danni. Ad esempio qui ci sono dei rami che si sono spezzati, anche qui se ne è spezzato uno, l'ho lasciato così e niente, per quest'anno me la tengo così. Le piogge non mi hanno permesso di scendere giù in giardino spesso, quindi molti lavori ho dimenticato di farli e poi ci sono arrivato dopo e ho cercato di recuperare come potevo. Comunque peroschia, una salvia bellissima con questa fioritura lilla molto appariscente che andrà avanti ancora per qualche settimana per colorare questo angolino del giardino, visto che sono finite le fioriture degli iris già da parecchio tempo, è rimasto abbastanza verde questa parte del giardino e qui è arrivato il colore bellissimo di questa salvia.
Purtroppo ho dimenticato di fare un video sull'ortensia macrofilla Zorro, quando era proprio in piena fioritura con un blu bellissimo. Ho avuto un po' di impegni, quindi non sono riuscito ad arrivare in tempo per poter fare un video proprio in quel momento. Adesso la pianta pian piano sta sfiorendo, andrò a eliminare la sua fioritura per accorciarla leggermente e permettere alla pianta di avere una forma abbastanza tondeggiante, un po' più ordinata, perché man mano che i fiori poi sfioriscono danno alla pianta un po' un aspetto un pochettino disordinato. Comunque i suoi fiori sono bellissimi, sono di un colore blu, qui ce n'è ancora qualcuno un po' più sano, ed è una pianta che colora molto il mio giardino. È cresciuta gramigna pure all'interno dell'ortensia, vado ad eliminarla. In più c'è anche un'altra pianta che sta crescendo qui, è già la seconda volta che la taglio la base e niente, rispunta in mezzo al cespuglio di ortensia Zorro. Andrò a scavare magari per cercare di eliminarla dalle radici, perché crea abbastanza disordine. Qui c'è una nuova vegetazione di questa ortensia che, ricordo, è un'ortensia molto particolare perché ha la fioritura blu, le foglie verdi e i suoi rami sono praticamente di un colore molto scuro che sembra quasi nero, quindi c'è un contrasto bellissimo proprio di colore su questa ortensia, che potete vedere raggiunge una dimensione abbastanza notevole. Se si dà alla pianta con la potatura una forma un po' arrotondata, la mantiene e cresce poi con questa forma sferica. Quindi è una pianta che mi piace tanto e che ho portato in giardino già da parecchi anni. Era abbastanza piccola, poi si è sviluppata così e tutti gli anni colora di blu questo angolo del giardino. Se l'ortensia Zorro sta fiorendo l'agnocasto. Questa pianta che sopporta molto bene la siccità, è una pianta molto robusta, ha una fioritura che arriva nel periodo appunto di luglio, fine giugno, inizio luglio, comincia a produrre i suoi fiori, adesso siamo a metà luglio e pian piano sarà poi una nuvola di fiori blu, quindi tornerà il blu nel mio giardino. Qui nel mio giardino il blu non è un colore molto comune, ho gli agapanthus che sono laggiù, dopo andiamo a vederli, sono in fioritura in questo momento e quindi mi piace incontrare il colore blu nei fiori del mio giardino. E l'ortensia Zorro, l'agnocasto e l'agapanthus sono proprio tre piante con questo colore celeste blu, può essere di varie tonalità, molto affascinante. Ecco l'agapanthus, chiamato anche il fiore dell'amore, con questo colore celeste intenso, affascinante. Purtroppo sono piante che qui nel mio giardino quest'anno hanno avuto qualche problema tra lumache e piogge intense e molto ma molto frequenti. Credo che abbiano creato in queste piante qualche blocco nella crescita, qualche problema, perché purtroppo ne ho 1, 2, 3, 4, 5, forse 6 piante e soltanto 2 fiori. Tra l'altro 2 fiori neanche tanto sviluppati in altezza, perché dovrebbero essere molto più alti, e invece vabbè, sono così, me li godo così. Quest'anno va così per la fioritura degli agapanthus e speriamo il prossimo anno di avere un clima un po' più mite già dalla primavera in poi, e non, come dicevo, come ho detto spesso nel canale Appuntamento in Giardino, questo eterno autunno che è finito qualche settimana fa, praticamente sempre freddo e pioggia, e quindi anche queste piante che sopportano anche un pochettino la siccità si sono trovate sempre in un terreno zuppo di acqua, e questo probabilmente ha dato un problema alle piante. Quest'anno il re del mio giardino è il melograno. Ho tante piante interessanti qua in giardino, però devo dire che quest'anno una fioritura così nel mio melograno io non l'ho mai vista da quando, adesso sono 3-4 anni che coltivo il melograno, non ho mai visto una fioritura di questo tipo, quindi quest'anno per me è il re con tutta la sua fioritura bellissima. Una cosa mi spiace tantissimo, è arrivata 2 o 3 giorni fa un vento particolarmente forte associato ad una pioggia intensissima, una specie di diluvio, che ha piegato questo ramo che era pieno di fiori, l'ha danneggiato proprio a metà, e niente, andrò a tagliarlo, vediamo se riesco a ottenere un'altra pianta di melograno usando quel ramo lì, magari moltiplicandolo, adesso non lo so, vediamo che cosa succede. Però devo dire che per il resto ho altri fiori distribuiti su altri rami e spero che ogni fiore possa portare poi un bel frutto, perché a me il melograno piace veramente tanto come frutto, nonostante sia pieno di semini eccetera, però è un qualcosa che mi piace molto. Vediamo, è la prima volta che la vedo fiorito così, l'anno scorso aveva fatto 2 fiori se non sbaglio, quest'anno sembra aver apprezzato anche il cattivo tempo che c'è stato fino a qualche settimana fa. E niente, io penso che lo coltiverò sempre così, un po' a cespuglio, non lo voglio far diventare un alberello perché metterebbe poi in ombra quello che c'è dietro, quindi un bel cespuglio da controllare, e magari farò poi un video dedicato al melograno qui sul canale Appuntamento in Giardino.
Eccomi qui dove ci sono le fragole. Abbiamo già fatto una bella raccolta di fragole in precedenza, adesso ci sono di nuovo dei fiori. Queste sono fragole che mi sono state date come fragole 4 stagioni, quindi in teoria per ogni stagione dovrebbero portare un po' di frutti. Sicuramente la prima fruttificazione dell'anno è quella più abbondante, le altre saranno un po' meno abbondanti. Comunque vedo già dei fiorellini in giro, vediamo che cosa faranno. Questa invece è la zona dei fagiolini. Fagiolini e fragole vicine si aiutano a vicenda, sono ottimi amici, compagni. Nelle consociazioni di piante da orto mettere le fragole vicino ai fagiolini è una buona idea, perché si aiutano a vicenda e stanno molto bene insieme, nel senso che non sono piante che entrano in competizione, come ad esempio cavoli e fragole, che non dovrebbero mai stare vicini perché vanno un po' in competizione, non si sopportano, se vogliamo paragonarlo a un rapporto umano, ad esempio quello tra gli ortaggi. Quindi niente cavoli vicino alle fragole, sì invece i fagiolini vicino alle fragole, ed entrambi si sviluppano anche meglio con questa vicinanza. Questo è un fagiolino nero, ho i fagiolini gialli, nani, e dei fagiolini verdi. Questo nero tende ad arrampicarsi, mi è stato dato come ho seminato come fagiolino nano, però rispetto agli altri che sono anche nani devo dire che molto nano non è, perché continua a crescere, e proprio per questo l'ho riseminato, perché voglio metterlo in un'altra zona dove ho una staccionata di bambù. In precedenza ho coltivato le taccole, il pisello mangia tutto, adesso l'ho tolto perché aveva finito il suo ciclo, e voglio seminarci i fagiolini neri. Non so se è una buona idea seminare o comunque piantare delle leguminose dove è stata coltivata in precedenza una leguminosa, perché le leguminose preferiscono un terreno che non sia troppo concimato, perché comunque essendo leguminose automaticamente fissano l'azoto nel terreno già da sole, quindi aiutano il terreno ad accumulare un pochettino di azoto. Vediamo, io voglio fare questo esperimento, ho riseminato questo fagiolino nero e lo sistemerò lì. Vediamo che quello che succede, anche perché quella zona lì al momento non la sto sfruttando e mi piacerebbe metterci qualcosa, anche perché c'è una staccionata di bambù dove farlo arrampicare. Sono veramente molto contento perché anche qui nel tunnel del mio orto gli ortaggi finalmente sono partiti anche loro, le lumache sono diminuite perché sta facendo molto caldo, quindi è vero che magari ogni tanto piove, però asciuga subito perché c'è un calore particolarmente forte. In più il telo della serra l'ho sollevato ai lati, a circa 30-40 cm da terra, in modo da far circolare aria, altrimenti qui sarebbe veramente troppo, ci sarebbe una cappa di umidità troppo forte, anche di calore, per far circolare, come dicevo, aria, e anche perché avevo scoperto che le lumache si nascondevano proprio in questo telo appoggiato nella terra, perché poi ristagnava acqua, quindi era un ambiente anche umido, quindi è adatto per loro. Sollevandolo ho visto una diminuzione di lumache qui nell'orto. I pomodori stanno benissimo, ci sono già dei pomodori in crescita, insalata, le bietole con le foglie colorate, bietole bianche e verdi, quelle classiche da orto. Ho messo per esperimento anche 4 piante di melanzane, perché nel mio terreno qui argilloso le melanzane non crescono mai così bene. Cavolo cinese, cetrioli. Adesso poi vi dirò una cosa sulla pianta di cetriolo, perché ho esagerato con un trattamento, dovrebbe essere questo, un po' di danno sulle foglie. I cavoli di Bruxelles, ci sono 3 piante di melone, e del prezzemolo, del basilico anche sistemato sotto i pomodori. Insomma, tutto sta partendo e finalmente riusciamo a portarci qualcosa in tavola. Riguardo i cetrioli volevo dirvi un errore che ho fatto io, perché a volte sono parecchio testardo e non riesco a frenarmi a volte facendo degli interventi, perché penso che più interventi ravvicinati magari possano risolvere, invece ogni intervento ha il suo tempo di impiego. Io ho fatto un intervento ieri sera perché ho visto delle macchie di oidio sulle foglie dei cetrioli, ho fatto un intervento con un cucchiaio di bicarbonato in 1 litro, 1,5 litri di acqua, vaporizzato sulla pianta, e stamattina ho rifatto di nuovo un secondo trattamento. Secondo me dovevo allungare tra un trattamento e l'altro il tempo, in modo da dare anche il tempo al bicarbonato di fare il suo effetto. Io ho rilavato di nuovo queste piante stamattina con una dose di bicarbonato e credo che questo abbia creato queste bruciature. Questo è quello che penso io. Potrebbe anche essere che stamattina, visto che io ho fatto la nebulizzazione quando c'era già il sole un po' alto nel cielo, il calore qua sotto cominciava a essere già abbastanza forte, probabilmente una luce molto intensa, visto che le foglie erano bagnate, ha creato queste
queste bruciature. Comunque adesso cercherò di controllarmi un pochettino, il prossimo intervento col bicarbonato, in base a come va l'oidio sulle foglie del cetriolo, lo farò magari tra una settimana, 2 settimane, vediamo. Non voglio esagerare troppo come a volte faccio in giardino su tante cose e lasciare un po' tranquille le piante di cetriolo, anche perché hanno cominciato a creare i loro frutti. Ne raccolgo subito uno e voilà, e almeno c'è qualcosa da mangiare su delle piante che spero di mantenere sane senza esagerare con i miei interventi. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Non potevo non portarvi davanti la bellezza della canna indica. Ce n'è di tanti colori in commercio, giallo, un giallo più chiaro, un giallo più scuro, un arancio, un rosso in tante tonalità. In questo caso un rosso scarlatto fantastico, si vede a distanza proprio, cattura subito l'attenzione, questo contrasto rosso e verde. Una pianta meravigliosa che mi è stata regalata dalla mia vicina di casa Daniela. Daniela, ti ringrazio, era una piccola piantina quando l'ho messa qui in giardino e mi sono detto un giorno diventerà un esemplare meraviglioso. Questo giorno è arrivato, guardate che spettacolo, sono molto contento. Ha superato anche lei l'attacco delle lumache, si è sviluppata in altezza e voilà, fiori bellissimi, foglie meravigliose e insomma un bel colore qui nel giardino. Io la canna indica, il cetriolo raccolto nell'orto che finirà nell'insalata di questa sera, vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e come sempre, grazie.